comandante della torpediniera Calatafimi, ora in servizio alla Kriegsmarine con la denominazione di TA-19, avvista a circa 2500 metri le scie di 4 siluri che si avvicinano rapidamente da sinistra. L'attaccante è il sommergibile greco Pipinosh. La torpediniera è in navigazione 4 miglia ad est di Karlovasi, con venti da nord-ovest di forza 4-5, mare forza 4 e buona visibilità. Manovrando abilmente la TA-19 riesce ad evitare i primi 3 siluri, uno dei quali esplode in costa, mentre gli altri 2 finiscono inesplosi su una spiaggia. Ma il quarto siluro continua il suo avvicinamento tagliando velocemente le onde. Costruito tra il dicembre 1920 e il maggio 1924, il Calatafimi è un cacciatorpediniere della classe Curtatone. Inquadrato nella terza squadriglia cacciatorpediniere, il 1 luglio 1924 il Calatafimi iniziò l'attività addestrativa nel Mar Tirreno. Nell'aprile 1928 il Calatafimi si reca a Corinto, colpita da un terremoto, per rifornire i terremotati di medicinali e personale della Croce Rossa. Tra il 1929 e il 1932 la nave prende parte a varie crociere. A bordo della nave, in questo periodo, presta servizio anche il sottotenente di vascello Mario Milano, futura medaglia d'oro al valor militare. Il 1 ottobre 1938 il Calatafimi fu declassato a torpediniera e venne assegnato alla 16ª squadriglia torpediniere. Il 24 aprile 1940 assume il comando della Calatafimi il tenente di vascello Giuseppe Brignole, che rimase comandante dell'unità fino all'armistizio del 43. Alle 20 del 13 giugno 1940, pochi giorni dopo l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, la torpediniera lasciò La Spezia di scorta al posamine ausiliario Elbano Gasperi, incaricato della posa di sbarramenti di mine nel tratto di mare prospiciente la costa tra Genova e Savona. Alle 4:10 del 14 giugno una vedetta della Calatafimi avvista alcune unità al binocolo. Sono cacciatorpediniere francesi. Le unità appartengono a una formazione composta dagli incrociatori pesanti Duplex, Colbert e dai cacciatorpediniere Vautour, Albatros, Guépard, Valmy e Verdun. Sono diretti su Genova per bombardare gli impianti industriali e l'area portuale. Dopo aver ordinato al Gasperi di portarsi sotto costa e tornare a Genova alla massima velocità, nascondendosi nella foschia, il comandante Brignole ordina il posto di combattimento e la Calatafimi dirige a tutta forza verso la formazione nemica, avvistando poco dopo anche 2 incrociatori e altri 3 cacciatorpediniere. Nonostante la disparità di forze, il Calatafimi, riferito dell'avvistamento a Supermarina, si porta a distanza ravvicinata, puntando i cannoni e preparando i tubi lanciasiluri al lancio. Fidando nella foschia e al fatto che la sagoma della torpediniera si sarebbe confusa con la costa, il comandante Brignole sa di potersi avvicinare senza essere avvistato per poter lanciare dalla minima distanza possibile. Il comandante della nave italiana decide di attaccare gli incrociatori, bersaglio di maggior pregio, ma per non rendersi facilmente individuabile, la nave deve evitare di modificare di molto la rotta, manovrando con le sole macchine. Brignole decide di attaccare i cacciatorpediniere più vicini. Mentre vengono preparati i dati da fornire ai tubi lanciasiluri, la formazione francese, disposta in linea di rilevamento, si porta in linea di fila per impiegare tutti i grossi calibri. La formazione, che aveva diretto su Vado Ligure, apre il fuoco per prima, contrastata senza risultati di rilievo dalle batterie costiere e da alcuni MAS. E poco dopo, alle 4:26, anche il gruppo diretto contro Genova apre il fuoco da 6.000-7.000 metri, tirando contro il porto e gli impianti dell'Ansaldo.
proseguendo sino alle 4:40. Subito dopo, la Calatafimi inizia a sua volta il tiro contro le unità francesi, che fino a questo momento non si sono ancora accorte della nave italiana. Avendola a questo punto avvistata, le unità nemiche spostano il tiro sulla torpediniera, che, manovrando a zig-zag tra le salve che cadono molto vicine, continua a sparare con il cannone di prua e si avvicina alla formazione avversaria, contro la quale, giunta a meno di 3.000 metri, lancia 2 siluri. Poco più tardi, ridotta ulteriormente la distanza, lancia altri 2 siluri. Il cacciatorpediniere Albatros viene colpito e seriamente danneggiato da un proiettile tirato dalla batteria costiera Mameli di Genova, che colpisce la salamacchina, e il danneggiamento è accolto dall'equipaggio della torpediniera al grido di «Viva l'Italia, viva il re!», dato che molti credono che il colpo sia partito dalla Calatafimi. Il comandante Brignole riporta tuttavia l'ordine con il megafono, dovendo proseguire l'azione. Nonostante il fatto che nessuno dei 4 siluri lanciati sia andato a segno, la formazione francese, stupita della reazione inattesa, presa di mira dal tiro sempre più preciso della batteria Mameli e non avendo idea di quale sia la reale consistenza delle forze italiane, inverte la rotta e si ritira ad elevata velocità, temendo una trappola. La Calatafimi inizialmente insegue la formazione francese, lanciando altri 2 siluri senza successo. L'equipaggio, spinto dall'entusiasmo, vorrebbe perseverare ancora nell'inseguimento, ma il comandante Brignole, considerato che la Calatafimi è del tutto indenne e che la scorta di siluri è esaurita, ritiene ormai inutile continuare. La torpediniera inverte perciò la rotta dirigendo su Genova, mentre il cannone di poppa continua ancora a sparare sulla formazione francese che si allontana. Inizialmente la torpediniera viene inseguita dal cacciatorpediniere Vautour, rispondendo al fuoco con le proprie artiglierie. La nave italiana non è colpita, pur riportando leggeri danni da schegge, mentre l'unità francese deve infine rinunciare all'inseguimento per raggiungere la propria formazione. La Calatafimi entra a Genova con la bandiera di combattimento a riva e il gran pavese issato. Per l'azione contro la formazione francese, il comandante Brignole viene insignito della medaglia d'oro al valor militare. Dopo la brillante prestazione contro le navi francesi, la Calatafimi fu destinata alle scorte su varie rotte del Mediterraneo e prese parte a diversi combattimenti a fianco della Kriegsmarine, con successi alterni. Alla proclamazione dell'armistizio, l'8 settembre 1943, la Calatafimi si trova al Pireo e, come le altre unità italiane, è lasciata senza ordini. La nave è così catturata dalle forze tedesche il 9 settembre 1943. Metà dell'equipaggio, compreso il comandante Brignole, è imprigionato e deportato in Germania, mentre l'altra metà opta per collaborare con i tedeschi. Incorporata nella Kriegsmarine, la Calatafimi viene ribattezzata varie volte per poi assumere il nome definitivo di TA-19. Sul finire del 1943, la nave viene sottoposta a lavori di rimodernamento dell'armamento, con l'eliminazione del pezzo singolo da 102-45 Ansaldo Schneider 1917 e la sua sostituzione con una mitragliera pesante da 37-83 SK-C30. Torniamo allora a quel 19 agosto 1944, quando la nave al largo di Samos è riuscita ad evitare 3 siluri. Il quarto siluro, tuttavia, la colpisce sul lato sinistro, incendiando la salamacchine, rendendo la nave ingovernabile e mettendo fuori uso la radio e gli apparati di comunicazione. I serventi dei pezzi da 102 e della mitragliera da 37 vengono mantenuti ai posti, pronti ad aprire il fuoco se il sommergibile venisse in superficie. Il resto dell'equipaggio, sotto la direzione degli ufficiali, abbandona la nave a bordo di zattere, mentre i feriti sono fatti salire sulle imbarcazioni di dritta. Alle 17:32 la nave si spezza in 2 e affonda al largo di Samos. A quel punto anche il comandante abbandona la nave e l'unità in affondamento è salutata alla voce per 3 volte
dall'equipaggio in mare. L'intero equipaggio della TA-19, ad eccezione di 5 uomini, sono messi in salvo. Finisce così il servizio della Calatafimi, che fino all'armistizio aveva effettuato complessivamente 227 missioni di guerra, 202 di scorta, 8 di posamine, 2 di caccia antisommergibile e 15 di altro tipo, percorrendo più di 55.000 miglia nautiche. Il comandante Brignole, che prima della cattura era riuscito a salvare e nascondere la bandiera di combattimento della nave, la portò con sé nei vari campi di prigionia in cui fu internato. Il 18 aprile 1945 il comandante si trova nel campo di Fallingbostel e, dopo la liberazione, fa issare sul pennone del campo la bandiera di combattimento della Calatafimi, nonostante una disposizione contraria da parte dell'ufficiale francese che ha assunto il comando. Brignole si spegne il 30 luglio 1992 nella sua casa di Noli. Il comune gli ha intitolato un tratto della passeggiata proprio davanti alla sua abitazione e al suo mare, che aveva amato tanto.